bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo della mia raucedine. No, scherzavo, parliamo di arco e freccia nel mondo longobardo. Come sempre, bentornati sul canale. In particolare un ringraziamento ai numerosissimi nuovi iscritti dopo l'ultimo video. Il video di oggi, in particolare, è l'ultimo di una serie che si è protratta nel corso degli anni in cui abbiamo discusso delle armi dei Longobardi e avevamo lasciato proprio indietro arco e freccia. Alcuni di questi video sulle armi sono piuttosto datati, ma provate a sfogliare il canale. Scoprite se vi interessano e se avete ulteriori curiosità o se preferite un nuovo approfondimento, fatecelo sapere nei commenti. Arco e freccia erano rimasti indietro non tanto per disinteresse, quanto per mera dimenticanza, devo ammetterlo. Chi ci segue da molto tempo sa che l'approccio ricostruttivo della Fara, noi siamo prima di tutto un'associazione di ricostruttori. Ricostruiamo, cioè, i corredi longobardi presenti nelle tombe e utilizziamo queste ricostruzioni per la didattica e la divulgazione dal vivo nei musei open air, nei villaggi e nelle università. C'è poi il canale YouTube in cui io vi parlo addosso, ma il nostro primo progetto è sempre quello ricostruttivo. Ecco quindi che nel contesto ricostruttivo, per quanto l'arco sia estremamente interessante e alcuni dei nostri membri si siano dedicati all'approfondimento e allo studio delle tecniche per realizzare ad esempio l'arco europeo, finisce sempre per essere in secondo piano, un po' perché molti dei nostri eventi si svolgono in contesti dove non è presente la zona di tiro, un po' perché quando ci spostiamo in aereo dobbiamo scegliere cosa portare e l'arco viene sempre trascurato per questioni di proporzioni, di dimensioni. Ma qui su YouTube non c'è motivo per trascurarlo. Parliamone. Prima di farlo, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per essere aggiornati su tutti i nostri contenuti e se voleste diventare nostri supporter trovate come essere Patreon o abbonati in descrizione. Mi scuso questa settimana con Patreon e abbonati perché riceveranno questo video con pochissimo anticipo rispetto agli altri utenti. Purtroppo, come sentite, al lavoro i bambini sono riusciti a ungermi di nuovo con qualche microbo e con qualche malanno, di conseguenza ho aspettato il più tardi possibile per avere almeno un minimo di voce. Questo mi fa venire in mente anche che venerdì ho sostenuto 3 ore di lezioni in un master di secondo livello per l'Università Suor Ursula Benincasa di Napoli, inerente agli operatori archeologici e dei beni culturali. Il mio intervento riguardava la responsabilità del mondo ricostruttivo, rievocativo. Fatemi sapere se questo argomento potrebbe interessarvi per farne un sunto qui sul canale, in un formato più friendly rispetto alle 3 ore di lezione che hanno contribuito a perdere la voce. Bene. Arco e freccia, dicevamo. Beh, se pensiamo all'immaginario dei Longobardi, un po' datato, quello ottocentesco, primo novecentesco, quello dei barbari feroci che si scontrano contro i poveri romani indifesi, ecco che in quest'ottica l'arco viene sempre descritto come un'arma non amata dai barbari, in quanto vigliacca che non permette lo scontro che è diretto corpo a corpo. Ecco, queste sono letture romantiche in tutti i sensi possibili di questa definizione. In realtà l'arco è un'arma importantissima in tutte le epoche e quella longobarda non fa eccezione. L'aspetto interessante è che abbiamo in effetti pochi riferimenti, ma d'altro canto abbiamo numerosi ritrovamenti. Se fate mente locale all'inizio del video, vi dicevo che noi ricostruiamo i corredi e che quindi il nostro approccio è solitamente prettamente archeologico. Noi ci rivolgiamo al museo, in particolare a quello di Cividale con cui collaboriamo ufficialmente, ma in generale ai report di scavo, analizziamo quello che gli archeologi ci dicono, proviamo a ricostruire i pezzi. Le frecce, ovviamente, fanno parte di questi pezzi. Il nostro Kilian, ad esempio, ricostruisce una delle tombe della necropoli di Gallo con diverse frecce di varia misura. Ovviamente io parlo di frecce, ma quello che a noi arriva 1500 anni dopo sono solo le punte, la parte metallica. Non abbiamo l'asta, non abbiamo l'impennaggio e soprattutto non abbiamo l'arco. E allora com'erano gli archi dei Longobardi?
Beh, allo stato attuale della ricerca possiamo dire che dovevano essere di due tipi. Il tipico arco lungo europeo, il discendente dell'arco bastone e l'antesignano del futuro longbow inglese, cioè un unico pezzo di legno tratto da un'essenza con capacità elastiche e di durevolezza. Tradizionalmente l'essenza preferita in generale nell'arceria è il tasso, ma ad esempio funzionano molto bene anche il maggiociondolo o altri legni completamente diversi. L'importante è saperlo lavorare, lavorarlo quindi ad ascia e a coltello a petto, scegliendo la parte del legno che interessa di più per le sue capacità appunto di flessibilità, e si ottiene un unico lungo pezzo di legno che una volta messo in tensione diventa un arco. Questo arco europeo è l'arco tipico, è l'arco che noi immaginiamo in mano a Robin Hood, è l'arco da fante, è un arco che si usa sempre e quasi esclusivamente a piedi. Accanto a questo arco, i Longobardi dovevano utilizzare un arco di derivazione asiatica. In particolare, visti i loro contatti recenti e prolungati col mondo avaro, probabilmente di matrice avara. Questo non vuol dire che non potessero avere anche contatti con altri generi di archi ricurvi orientali. L'esercito bizantino li utilizzava, li aveva presi da un'altra parte rispetto al contesto avaro, e i Longobardi avevano contatti ovviamente anche con i bizantini. Ma il fatto che ad esempio a Cividale, nella necropoli di San Mauro, sia stato ritrovato un elemento in osso di questi archi ricurvi che erano più corti di quelli europei, con una doppia curva del materiale misto, cioè legno, osso, tendini, che gli permetteva quindi di sviluppare potenza con meno estensione, e che nella stessa tomba siano state trovate diverse punte di freccia a 3 alette che normalmente vengono identificate come di derivazione avara, ci fa pensare che appunto i Longobardi abbiano imparato prima di tutto dagli avari a usare l'arco ricurvo. Puntali in osso degli archi ricurvi vengono trovati anche a Nocera Umbra, se non sbaglio la tomba 86, ma potrei sbagliarmi, controlliamo. E poi, in particolare interessante, sono trovati anche a Cripta Balbi, a Roma, quartiere artigianale che durante i secoli del periodo longobardo produce in realtà sia per i romani che per i longobardi. Quindi non sappiamo se quel pezzo nello specifico lì fosse destinato al mercato longobardo o a quello romano. Ma quindi, che archi c'erano? Dritti e monossili, ricurvi e compositi. Ma chi li usava? Come li usavano? E che importanza avevano nella società? Se lasciamo da parte appunto le visioni romantiche, ottocentesche dell'arco in quanto arma vigliacca e quindi non amata dai Longobardi, vediamo che invece nelle tombe le frecce, le punte di freccia sono piuttosto frequenti. E le troviamo in corredi molto diversi, corredi magari poveri, con solo quelle e qualche elemento, un elemento di fibbia di cintura, un coltello, ma le troviamo anche in corredi ricchi o in corredi volutamente molto ricercati nel loro messaggio comunicativo, accanto magari a un prezioso gioiello, a una fibula da mantello maschile, una singola punta di freccia ritorta. Ecco quindi che doveva essere un bene l'arco, la faretra, le frecce, diffuso e trasversale alla società. Certo è che l'utilizzo che se ne poteva fare e l'utilizzo che se ne doveva fare dipendevano dal censo. Mi spiego. Le più tardi leggi dei Longobardi, quelle di Astolfo per intenderci, della dinastia friulana, ecco, ci fanno sapere che l'arco è l'ultima soluzione per quei Longobardi ormai molto impoveriti nella parte finale del regno, in cui la forbice sociale all'interno dei Longobardi si è fortemente divaricata. Ci sono Longobardi molto ricchi e Longobardi impoveriti. Ecco che per i Longobardi impoveriti arco e freccia sono l'ultima soluzione per poter comunque essere ancora parte dell'exercitus. Sentiamo cosa ci dice il buon Astolfo. Inoltre, circa quegli uomini che sono mercanti e che non hanno beni fondiari, quelli che sono maggiori e potenti abbiano corazza e cavallo, scudo e lancia. Quelli che vengono dopo abbiano cavalli, scudo e lancia. Quelli che sono minori abbiano faretre con frecce ed arco. Ecco quindi che in un mondo in cui i Longobardi sono diventati anche mercanti, i più sfortunati fra loro, i più poveri,
possono almeno utilizzare l'arco per essere ancora parte dell'exercitus, che ricordiamo era sicuramente ancora un identificativo dell'appartenenza al popolo longobardo. D'altro canto, però, se questi sono gli archi in guerra e quindi lasciati come soluzione ai più poveri, come mai li troviamo invece all'interno di corredi anche molto ricchi? Beh, la risposta sta nel fatto che gli archi non si usano solo in guerra, si usano anche e soprattutto a caccia. Leggiamo prima di tutto cosa ci dice Rotari nel suo editto. Per quanto tempo un animale selvatico è riconosciuto appartenente al cacciatore. Se un cervo o un qualsiasi animale selvatico viene colpito con una freccia da un uomo, è riconosciuto appartenere a colui che lo ha colpito con la freccia fino ad un'altra ora uguale del giorno o della notte, cioè per 24 ore da quando lo ha abbandonato e si è allontanato da esso. Ma chi lo trova dopo che sono trascorse le suddette ore non sia colpevole, ma tenga per sé l'animale. Questo ci fa capire che l'arco viene usato per prede anche di grandi dimensioni. Il cervo, appunto, una delle più grandi prede disponibili nella fauna locale dell'Alto Medioevo italiano. E quindi chi poteva andare a cacciare un cervo? Lasciamo stare la questione dell'appartenenza, della giornata, ma tutti avevano la possibilità di farlo, tutti avevano le risorse, tutti... Chi lo sa? Certo è che dal nostro punto di vista contemporaneo ci immaginiamo che prede grandi siano destinate alla nobiltà e prede più minute invece al popolo o appunto ai meno ricchi. È anche vero che l'incolto, il selvatico nell'Alto Medioevo erano talmente più vasti rispetto a quello che succederà poi nel Basso Medioevo, che ispira questa nostra visione di suddivisione anche delle prede, che forse c'era disponibilità un po' per tutti. Quello che è certo è che la caccia con l'arco è anche un passatempo da ricchi, e non da ricchi qualsiasi, da re. Se lasciamo da parte l'editto di Rotali e le leggi e prendiamo invece l'Historia Longobardorum, troviamo almeno 2 episodi in cui 2 re hanno a che fare in maniera abbastanza tragica con gli archi. Il primo è Grimoaldo, il famoso re figlio di duchi del Friuli, però finito a diventare duca di Benevento e da qui conquistatore della corona. Ecco che ci dicono che Grimoaldo, 9 giorni dopo una flebotomia, mentre stava nel suo palazzo, prese l'arco e, sforzandosi di colpire una colomba con la freccia, si ruppe una vena del braccio. Seguono le cure dei medici, Grimoaldo muore. Grimoaldo tira una colomba, quindi neanche una di quelle prede che appunto prima vedevamo con anche un'ottica simbolica, no? Una preda regale, probabilmente un gesto che voleva dimostrare la sua perizia con l'arco, in quanto piccolo bersaglio in movimento. Eppure, essendo stato sottoposto a una flebotomia qualche tempo prima, o almeno questo è quello che Paolo ci dice, lo sforzo causa la rottura di una vena del braccio e la morte, per le conseguenze del buon re. Possiamo anche supporre quindi che il libraggio di questi archi fosse comunque importante per causare un danno di questo tipo. Potevano succedere poi altri danni, ovvero i tipici incidenti di caccia. Ci spostiamo avanti, cambiamo re, arriviamo a Liutprando. Essendo dunque andato il re Liutprando nel bosco urbe per cacciare, uno dei suoi compagni, nel tentativo di colpire un cervo con una freccia, ferì senza volerlo un nipote del re, cioè un figlio di sua sorella di nome Aufuso. Spoiler, Aufuso muore. Ma di nuovo siamo all'interno di una battuta di caccia in cui archi e frecce vengono utilizzati da chi circonda il re, da chi caccia con il re. A dimostrare quindi che anche i censi più elevati utilizzavano arco e frecce. Possiamo quindi dire veramente che erano armi che i Longobardi snobbavano? No, erano armi povere, erano armi che potevano servire a chi non poteva permettersene altre, ma che invece nella pratica venatoria venivano riconosciute come adattissime anche ai censi più elevati. Non sappiamo se ad esempio in guerra fosse preferito l'arco di origine avara, l'arco ricurvo, e nella caccia quello europeo. Non abbiamo motivi per supporre una o l'altra scelta e non abbiamo elementi ovviamente per una di queste possibilità. Come spesso accade nel mondo longobardo, possiamo supporre che anche la vicinanza alle varie influenze potesse
comportare una predilezione per un tipo o per un altro di arco. La vicinanza agli avari magari poteva rendere più popolare e più diffuso l'arco avaro, mentre magari le popolazioni più a occidente lo conoscevano forse meno e preferivano quello tradizionale europeo, ma anche qui sono solo supposizioni. Quello che sappiamo è che l'arco era presente, era diffuso, era utilizzato in tutti i livelli sociali, con funzioni diverse e con riconoscimenti diversi a seconda che si parlasse di caccia o di guerra. Fateci sapere nei commenti se volete altri contenuti sulle armi, buttate un occhio a quelli però già fatti solo per sapere se vi vanno bene o se volete qualcosa di nuovo. Alla prossima e mandi!